Ho 29 anni e tra qualche settimana dovrei compierne 30. Perché dovrei? Aspetta. Ho 29 anni e tra qualche settimana ne compio 30. L'avvicinarsi dei 30 anni mi ha fatto un sacco pensare a come ho vissuto i miei 20 anni. E ripensandoci, sì, belli, intensi sicuramente, pieni di primissime volte, avventure, persone conosciute, persone dalle quali mi sono anche allontanata. Però, se posso essere sincera, secondo me sono un po' sopravvalutati. Da ragazzina mi hanno venduto l'idea che i 20 anni fossero l'età più bella di tutta la tua vita. Sarebbe stata una serie di notti fantastiche, di lavori assurdi, di amici spettacolari, come se stessi vivendo all'interno di una sitcom, ma solo fino a metà. Però poi quando arrivi alla fine ti rendi conto che esiste anche un'altra parte dei 20 anni, ovvero che sei completamente inesperta, spesso al verde, che conti i centesimi per poterti guadagnare o prendere qualcosa. È la prima volta che affronti questo tipo di esperienza e quindi non sai cosa fare. E ti ritrovi a dover chiedere aiuto a chiunque perché tu non ti senti abbastanza per poter affrontare quella situazione. E lasciamo stare tutta quella parte emotiva che ancora devi sviluppare, che ancora devi capire. E non so se è capitata la stessa cosa anche a te, o se sta capitando la stessa cosa anche a te, ma io mi sono sentita spesso come una bambina nel mondo dei grandi che fa finta di essere una grande nel mondo dei grandi, perché non potevo far sapere che non ero in grado. Per esempio, ti è mai capitato di firmare un contratto affidandoti al buon senso della persona dall'altra parte per poi dopo renderti conto che no, non tutte le persone hanno a cuore il tuo bene. Per anni poi ho rincorso un'idea di bellezza che non era mia. Pensavo spesso quando avrò quel corpo, quei capelli, quelle ciglia, quel bikini, allora sì che sarò veramente bella. Però ogni volta ottenevo quel corpo, ottenevo quella bronzatura e quella soddisfazione non arrivava mai. E stupidamente aprivo Instagram e mi sentivo molto peggio. Quante volte mi è capitato di aprire Instagram e pensare quanto vorrei avere quel fisico, quanto vorrei avere quella pelle, quanto vorrei avere quell'outfit. Adesso una delle cose sulle quali mi concentro di più in assoluto è pensare che la versione che vediamo online delle persone non è la versione reale, è la versione highlight della vita di quella persona. E se ripenso veramente a quando mi sono sentita bella, non penso sia stato in una foto, perché molto spesso quando riguardo una foto, se la riguardo più di 2 volte, già trovo difetti, già trovo qualcosa che non va bene. Ma mi sono sentita bella nel senso forse più ampio della parola, quando mi sono ritrovata in una conversazione avvincente, quando mi sono veramente divertita con delle persone, quando sono andata a fare una camminata che mi è proprio piaciuta. E sembra un po' una cosa da guru, del tipo mi sono sentita bella in una conversazione con gli altri. Però effettivamente mi sono sentita piena, completa, molto più di quanto mi potrei mai sentire se guardandomi allo specchio mi dicessi perfetta così, perché non penso ci sia proprio un perfetto estetico. Sicuramente quella persona che anche tu guardi su Instagram e che invidi, sicuramente si vede 1000 difetti. Per tutti i miei 20 anni ho vissuto veramente male la FOMO, o la fear of missing out. Vorrei non usare un inglesismo, ma lo traduci FOMO? La paura di perderti qualcosa indietro. Magari dimmelo tu nei commenti, non lo so. Giuro che ci sto provando. Ovvero, ogni volta che magari rimanevo a casa perché non avevo voglia di uscire, perché il weekend magari non c'era niente di interessante da fare e avrei preferito rimanere a casa. Però c'era la FOMO, questa paura che mi sto perdendo qualcosa, che gli altri stanno vivendo una vita migliore della mia. E quindi rimanere in casa lo vedevo come un sto perdendo un treno. E magari la domenica mattina mi svegliavo, guardavo le stories degli altri e vedevo che si erano divertiti tantissimo alla festa, che si erano spaccati, che avevano conosciuto un sacco di amici, si sono divertiti tantissimo, hanno festeggiato, hanno conosciuto persone nuove, hanno tantissime nuove cose da raccontare, di esperienze, e invece io sono lì in pigiama con il tè alla mattina. Però ancora una volta adesso mi rendo conto che quelli sono solo gli highlight della persona. Hanno deciso di postare quel video, non hanno postato tutta la serata. Non hanno fatto vedere dall'inizio alla fine tutto quello che è successo, non hanno fatto vedere che ci hanno messo
40 minuti per trovare parcheggio. Non hanno fatto vedere il bodyguard che ha dato fastidio per poter entrare e quindi hanno dovuto chiamare amici e persone e uno è rimasto fuori. Hanno fatto vedere soltanto le cose che volevano far vedere. Ed è normale che siano le cose migliori. E se apri Instagram a 25 anni, molto probabilmente vedrai coetanei con lavori da sogno, viaggi esotici, la relazione perfetta. Ed è normale sentirsi indietro. Non so se senti le campane, ma sono in questo momento sulle Dolomiti. È classica chiesa di montagna che deve suonare ad ogni singola ora. Ma la verità è che la cultura in cui siamo noi adesso glorifica ciò che secondo me non è il vero motivo di felicità o di successo nel lungo periodo. Vedi il titolo, lo status, l'appartamento, la relazione e manca tutto il resto. Me ne sono resa conto a una di quelle tipiche cene con i vecchi compagni di corso, quando loro si stavano raccontando della promozione, del nuovo appartamento, di quello che si è sposato, quando io magari l'anno prima semplicemente avevo iniziato ad andare dalla psicologa. Il mio traguardo dell'anno. E mi sono resa conto che semplicemente stavo mettendo a confronto la loro vita con la mia, con un copione che ci viene dato dalla società. E sicuramente non è ciò che mi fa stare bene. Poi, come sempre, mi piace cercare un po' la parte scientifica in tutte le cose. Sicuramente ci sarà qualcuno di più intelligente di me che sarà più capace a spiegare questo concetto, ma durante i nostri 20 anni il nostro cervello sta ancora cercando di sviluppare la corteccia prefrontale. È un grande riassetto di tutto ciò che è l'autocontrollo, pianificazione, scelte. E quindi sei molto più malleabile. Le decisioni pesano molto di più. E ogni decisione presa per soddisfare delle richieste esterne ti porta sempre più lontano dal costruire delle basi interne solide. E oltre a tutto ciò, delle cose specifiche che se potessi tornare indietro racconterei alla me di 19 anni per poter affrontare questi 20 anni in maniera migliore. In primis, i 20 anni non sono gli anni della vita. Sì, sono bellissimi, ma sono anche tanto confusi, disordinati, senza soldi e non ti definiscono per sempre. Gli errori che fai a 20 anni non ti definiranno per il resto della tua vita. Stai ancora crescendo, stai ancora capendo cose ed è giusto sperimentare con te stesso e con tutto ciò che ti sta attorno. La seconda cosa che vorrei tanto dirmi è: chiediti di chi è questo desiderio. Prima di inseguire un obiettivo, chiediti: ma per chi lo sto facendo? Davvero voglio ottenere quell'obiettivo o c'è qualcos'altro dietro? Ed è difficile da capire se una scelta è tua o è derivata dagli altri. Magari tu stavi cercando un lavoro da avvocato e poi ti rendi conto che non volevi veramente diventare un avvocato. Cercavi semplicemente la sicurezza e il rispetto che questa carica magari ti può portare. Terzo, presumi sempre che chiunque ti trovi davanti stia combattendo qualcosa di proprio. E quindi in realtà dovresti renderti conto che magari anche quell'altra persona sta combattendo qualcosa di invisibile. Magari sta combattendo la depressione, magari ha un parente che lo tratta veramente male. Non lo puoi sapere. E questo vale anche per come ti rapporti con le altre persone. Non sai mai cosa quella persona stia affrontando, quindi porta rispetto in ogni caso e sii gentile. Fidati che vale veramente tanto in un mondo in cui è così facile lasciare un commento d'odio. Quarto, e la me di 19 anni avrebbe odiato questa cosa, ma è una cosa che si impara. Allena dei micro fallimenti, magari in situazioni protette. Hai sempre voluto iniziare a ballare, ma ti spaventa come gli altri potrebbero prenderla. Partecipa a un corso per principianti. Sono tutti lì che partono da zero e vogliono imparare. Hai paura a parlare in pubblico? Fai una presentazione breve. Semplicemente trovati con qualche amico e di: posso parlarti di questa cosa che mi piace tanto? Così da fare una mini presentazione. E smetti di legare il tuo valore al risultato. Ti assicuro che una figuraccia che la gente si ricorderà per 5 minuti vale molto di più di perfezionismo per 5 anni. Quinto, non devi per forza spaccare tutto entro i 29 anni. La pressione online a essere geniali, ad essere arrivati entro i 29 anni è folle. Se non hai ancora realizzato il tuo sogno più grande, benvenuto nel 99,9% delle persone a questo mondo. Apprezza ciò che hai e dove sei arrivato fino ad adesso. Questa è una skill che pochi hanno.
Sesto, fai un inventario delle relazioni. Quell'amico che ti è così difficile da allontanare, sai perfettamente quando ti faccia male alla tua energia, alla tua mente, alla tua salute mentale, puoi allontanarlo. Non devi per forza avere persone false attorno soltanto per non essere soli. Settimo, le scelte difficili portano a una vita facile. Quelle mini decisioni che trovi difficili, scegliere tra un'insalatona e fast food, sono quelle che poi ti definiscono. Passeggiare o passare 2 ore al telefono. Scrivere ora quelle 3 pagine per la tesi o domani. La disciplina non è una punizione, è spazio mentale. Nel momento in cui queste decisioni non ti fanno più paura e scegliere la strada più difficile, l'insalata, la camminata, le 3 pagine di tesi, diventano facili, tutto diventa molto più semplice. E quindi coltiva la tua tolleranza al disagio. Per esempio, affrontare quella conversazione che non vorresti affrontare o rispondere alla mail che hai lasciato da parte per giorni. Piccoli allenamenti che ti portano a una vita più semplice. No, e questa forse è una cosa un po' più pratica, risparmia soldi. A 20 anni la maggior parte delle persone ha pochi soldi, ha pochi risparmi. Quindi è più semplice risparmiare perché non hai l'amico che sperpera i soldi perché ha appena ricevuto lo stipendio e quindi vuole prendersi il nuovo drone, vuole andare a fare serata fuori. Di solito, quando si è intorno ai 20 anni, tutti quanti stiamo affrontando la vita con le tasche abbastanza vuote. Usa questo periodo per risparmiare più che puoi e non farti problemi sul sembrare un po' troppo taccagno. Ti servirà poi in futuro. Io sono grata di essere stata un T-Rex totale per tutti i miei 20 anni, perché adesso ho questo cuscinetto che mi permette di fare cose che farebbero un po' paura se non avessi la sicurezza di avere un piccolo fondo per le crisi. Decimo, forse ne ho perso uno. Vabbè, decimo, non è vero che non hai tempo. E rimuovi questa frase dal tuo vocabolario. Non è vero che non hai tempo. Non è una tua priorità. Non hai tempo per andare in palestra, però 2 ore per stare su TikTok ce le hai. Non è una priorità. E non voglio in nessun modo giudicare, perché sono la prima, a dire che non ho tempo per fare le cose e ancora ci sto lavorando sul dire non è una priorità. 11, questo se l'avessi saputo, quante cose sarebbero cambiate in questi anni. Non sei responsabile delle emozioni e delle reazioni degli altri. Sì, sei responsabile delle tue azioni. Sei responsabile di come dici le cose, con rispetto e chiarezza. Questa è la mia decisione, così è come mi sento. Quante volte ho evitato di dire quello che effettivamente stavo pensando perché avevo paura di ferire l'altra persona. Quante volte non ho detto non voglio più continuare questo progetto perché non volevo deludere la persona che avevo davanti. E questo non ha fatto soltanto male a me, perché mi sono consumata dentro, ma ha fatto male anche alle relazioni con gli altri, perché non mi vedevano come una persona chiara in ciò che dicevo e in ciò che facevo. Quindi se stai rimandando una conversazione, manda quel messaggio e apri un dialogo. Infine, non sapere cosa vuoi non è un problema. All'inizio di 19 anni volevo entrare in accademia di teatro. Quante cose che sono successe nel frattempo. Ho fatto ingegneria, ho fatto lingue per il commercio, sono stata a Taiwan, ho fatto un master in data science, sono finita in Francia e adesso non so come sto facendo YouTube e Twitch. Ci sta avere un'idea di quello che si vorrebbe fare, ma non fissarti troppo, non aver paura di cambiare rotta o non aver paura di dire sto ancora esplorando quello che potrei fare nel futuro. Un'altra cosa è, per anni mi sono detta che non sono abbastanza, il mio corpo, al lavoro, la mia immagine, in palestra, tutto. E sì, volevo crescere, ero ambiziosa, ok? Ma avrei voluto tanto fermarmi ogni tanto e dirmi, brava. Mi è capitato spesso di rincorrere obiettivi su obiettivi e mai fermarmi a guardare quello che avevo effettivamente raggiunto fino ad allora. E un ultimo promemoria per te, ma forse più per me, è sii te stessa. E lo so, può sembrare cringe, ma è fondamentale, soprattutto in un mondo che ci spinge ad essere tutti della stessa forma, essere diversi non è poi così male. Lascia che gli altri siano loro stessi e quando ti mostrano chi sono, ascoltali.
credici soprattutto. Perché la cosa che rende la vita meno noiosa, secondo me, è l'accettare le differenze degli altri. Altrimenti la vita diventa veramente piatta se ci aspettiamo che tutti quanti reagiscano allo stesso modo, che tutti quanti siano allo stesso modo. Nel mio ultimo video ho parlato di come nell'ultimo periodo non ho più provato entusiasmo per le cose e come lo sto cercando. Questo è uno dei motivi per cui mi trovo anche nelle Dolomiti adesso. Comunque ti lascio il video qua.